Ciao, ciao carissimi amici, sono Mauro Cominoli, pasticcere. Oggi voglio fare un video diverso dal solito. Non faremo vedere un video come fare un dolce o la crema pasticcera o qualsiasi altra cosa. Oggi voglio darvi delle nozioni di base per saper scegliere la farina giusta per fare i dolci o per fare torte o per fare il pane o per fare anche lunghi lievitati come il panettone e la colomba. Diciamo, la maggioranza delle persone non ha idea perché non si intende di queste cose. Queste cose sono, diciamo, più nello specifico per i pasticceri, i cuochi. Ma ci sono delle particolarità a seconda del tipo di farina che noi andiamo a comprare che determinano la buona riuscita o no del prodotto che noi vogliamo fare. Se prendiamo per dire una farina sbagliata, non possiamo fare i dolci lievitati. Per dire, prendiamo una farina debole, non possiamo fare un prodotto lievitato perché non ci verrà bene, non si alzerà, non lieviterà. Dobbiamo utilizzare, a seconda del tipo del prodotto che vogliamo fare, dobbiamo utilizzare il tipo di farina. Allora, partiamo nello specifico per far capire alle persone quale tipo di farina devono andare ad acquistare. Allora, la farina si divide in tre tipi. C'è la farina debole, la farina media e la farina forte. La farina debole la si riconosce dalla quantità delle proteine che contiene. E uno mi chiederà, e come faccio a sapere quante proteine contiene la farina? Molto semplice, ora vi faccio vedere. Questo tipo di farina, lasciando stare la marca che non ci interessa, non è quello che ci interessa a noi, la questione è che le persone devono guardare la quantità di proteine, il numero che esce delle proteine. In questo caso questa farina contiene 9 proteine, è una farina debole. 8, 7, 9 è una farina debole. Questo tipo di farina la si può utilizzare per fare prodotti come biscotti che non hanno bisogno di fare lievitazione, per la frolla, per le crostate possiamo utilizzare una farina debole, per prodotti da pasticceria. Questa è una farina debole, ricordatevi sempre, se dovete scegliere una farina per fare crostate o biscotti o prodotti che non devono avere una lievitazione, scegliete sempre una farina con una proteina bassa, cioè vuol dire da 8, 9, 7, una farina che ha una proteina bassa, anche 10 va bene per fare pasticceria. Dovete guardare il numero delle proteine. Sul sacchetto c'è una scheda, allora la penultima voce in basso di questa scheda c'è scritto su proteine, quantità in grammi. Lasciate stare la questione dei grammi che non ci interessa, dovete guardare il numero. Il numero basso vuol dire che la farina è una farina debole. Poi c'è la possibilità, se uno per dire deve fare una pizza, deve fare il pane o devi fare un prodotto di media lievitazione, puoi andare a guardare una farina che abbia un contenuto di proteine da 11, 12, 10. È una farina media, una farina di media forza. Noi la chiamiamo col W perché molti sacchetti hanno su proprio la W con il numero che corrisponde alla forza della farina. In questo caso, per una persona che non se ne intende, deve chiaramente sapere come fare a scegliere la farina. In questo caso deve guardare il numero delle proteine che contiene il sacchetto che sta comprando. Poi la marca, quella è indifferente, ma quello che conta è il numero delle proteine che ha dentro, la quantità delle proteine. Allora, per una lievitazione media, per dire se dobbiamo fare pane o così, potete scegliere una farina che abbia un contenuto proteico da 10 a 12, 10, 11, 12. Mentre poi dopo parliamo della farina, diciamo, forte. La farina forte è una farina che ha un contenuto proteico che va da 13, 14, 15 e anche oltre. Ci sono farine anche che vanno oltre il 15 di contenuto proteico. Sono farine molto forti. Però attenzione, quando andiamo a scegliere una farina forte vuol dire che stiamo per fare un prodotto di lievitato, che deve lievitare parecchio. Allora se facciamo dei croissant, dei cornetti,
dobbiamo scegliere una farina forte. Se facciamo un panettone dobbiamo scegliere una farina forte, se facciamo una colomba, anche quello, dobbiamo scegliere una farina forte. Non possiamo scegliere una farina debole perché non si sviluppa. L'unica cosa che dobbiamo anche tenere presente è la quantità dell'elasticità della farina. Ci sono farine, in questo caso la nostra cosa che dobbiamo andare a guardare è il PL. Sul sacchetto della farina viene indicato come P/L. Sarebbe la elasticità del nostro impasto, che va da 0,50, 0,55, 0,60. A seconda del prodotto che dobbiamo fare, scegliamo una farina adatta anche per l'elasticità. Se per dire dobbiamo fare un prodotto come il panettone, deve avere un'elasticità media e una forza di farina adeguata, quindi sceglieremo una farina che ha almeno un 390-410 W, contenuto proteico pari a 14,5-15, con un PL dello 0,55, che sarebbe una quantità media di elasticità dell'impasto. Molto importante la scelta della farina. Le persone comuni, come anch'io prima che diventassi pasticcere, andavo al supermercato a comprare la farina. I miei genitori, mia mamma, mi diceva vai a prendere la farina 00. La farina 00, sì, è una buona farina, ma il 00 non significa niente per la farina. Lo 00 significa che ha un contenuto di ceneri elevato o scarso di contenuto di ceneri. La quantità della burattatura praticamente. Lo 00, 0, 1 e 2 è la quantità della finezza della farina. Quando viene burattata nel frantoio, quella che viene burattata di meno avrà un contenuto più grezzo della farina, sarà più grezza e quindi sarà una farina 2, una farina 1. Più noi la maciniamo e la facciamo diventare sempre più fine, a questo punto arriverà la farina 0 o addirittura la più fine, finissima, diventerà la 00, che vuol dire che la farina è molto 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 lavorata e diventa finissima, molto fine. Però non ha niente a che vedere con la farina che noi dobbiamo andare a scegliere per fare un dolce o un lievitato. Chiaramente in panetteria utilizzeremo una farina più forte, mentre in pasticceria utilizzeremo una farina più debole. Detto questa cosa, mi raccomando, se dovete fare dolci, scegliete una farina debole, con un contenuto proteico 8, 7 anche se lo trovate, 7, 8, 9. Mentre se dovete fare pane, pizza o addirittura grossi lievitati, panettone, colombe, dovete scegliere una farina che abbia un contenuto proteico molto più alto, 13, 14, 15 o addirittura anche di più. Però ricordatevi che se sbagliamo il tipo di farina, il prodotto che dobbiamo andare a fare non verrà, ma non per colpa nostra, è per colpa che la farina che abbiamo scelto non ha le caratteristiche per farci quello che noi desideriamo. Molto importante questa cosa. Vi saluto a tutti, buona giornata, e se vi interessa sapere altre nozioni sul canale potete sempre farmi dei commenti, io sarò molto lieto di rispondervi, e se vi piace il video, se vi è piaciuto, mettete un dito in su, e se volete rimanere aggiornati per i prossimi video accendete la campanella, e vi ringrazio tutti, ciao, alla prossima.